Come creiamo i personaggi della nostra serie? Oggi parliamo di character design. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fumettista umoristica e una graphic designer e questo è il terzo episodio di una serie interamente dedicata alla realizzazione di un fumetto. Nel precedente episodio abbiamo parlato di sceneggiatura e abbiamo provato a scriverne una insieme, facendoci le domande che ci aiutano a svilupparla. Questa volta capiremo invece come occuparci del character design, che è una parte estremamente importante. I nostri personaggi infatti dovranno essere quanto più possibile riconoscibili e accattivanti e dovremo conoscerli al meglio in tutte le loro sfaccettature per essere sicuri, per essere in grado di poterli gestire all'interno della nostra storia. Guardiamo qualche esempio, che ovviamente queste cose che vedrete non sono fatte da me. Come vedete, un buon character design ha bisogno di diversi punti di vista, sia del corpo che del viso. È importante perché in un fumetto non vedremo certo il nostro personaggio che se ne sta frontale in ogni vignetta, quindi non basta fare una bella illustrazione frontale del volto per creare il design del nostro personaggio, dobbiamo assolutamente vederlo da più punti di vista. Sicuramente dovremo vederlo frontale, di tre quarti, di profilo e di spalle. Poi se siamo proprio bravi facciamo anche una bella prospettiva dall'alto e una dal basso. Dovremo anche disegnare magari qualche espressione, quindi vediamolo felice, triste, arrabbiato, annoiato. E molto importante sarebbe anche decidere la sua altezza, soprattutto rapportata agli altri personaggi. In questo modo, quando li facciamo interagire tra di loro, sappiamo sempre chi disegnare più alto e di quanto. Oggi guarderemo in particolare i miei personaggi della serie Tales of, che ovviamente non sono perfetti, metto subito le mani avanti, però mi ci sono divertita e alla fine ho utilizzato tutti quei ragionamenti che poi sono utili per la realizzazione effettivamente di personaggi per un fumetto. Quindi li useremo come esempio proprio per spiegare al meglio che cosa fare per i nostri character design. Come vedete ho deciso in anticipo le altezze dei vari personaggi, anche sulla base della loro razza, quindi Maxim, che è un goblin, è la più bassa di tutti. Ovviamente ragazzi parlerò di razza semplicemente perché Tales of è una serie a tema D&D e quindi nel D&D purtroppo si parla effettivamente di razza, si usa questa parola, ma ovviamente avete capito. Per rendere i vari personaggi riconoscibili non mi sono basata solo sulle loro caratteristiche fisiche, che comunque ci sono e sono molto importanti, ma anche sui loro colori principali e il tipo di tratto che li caratterizza. Cominciamo dal mago, Emrys. Come vedete ho utilizzato soprattutto il colore blu, che è sia nei vestiti che negli effetti magici, infatti ogni volta che lancerà una magia sarà sempre a tendenza di colore blu. Il blu infatti è il colore della calma e della saggezza che viene spesso associato alla razionalità e alla serietà. Le sue forme sono morbide, soprattutto nei capelli che sono tutti ricciolini tondini, perché si tratta comunque di una persona carina e socievole, per quanto molto razionale. E ovviamente in quanto mago è fisicamente debole ma intellettualmente forte, quindi comunque è un personaggio anche abbastanza mingherlino, piccolino. Poi abbiamo la Barbara Rian, una delle mie preferite, per quanto in realtà il suo character design sia forse il meno potente, però a me piace comunque. Ha dei colori neutri, ma un tipo di tratto un pochino più spigoloso, un pochino più appuntito, soprattutto nei capelli potete vederlo. Le ho messo numerose cicatrici, sempre per darle un aspetto temibile. Per quanto abbia dei colori neutri, in realtà durante il fumetto verrà sempre associata al colore rosso, che ovviamente è il colore del sangue, della passione, della violenza, energia, pericolo, potere e aggressività. Passiamo ora al Ranger. Rem, il preferito dagli amanti di tutti i furri. Ovviamente, in quanto Ranger, questo era facile, è rappresentato dal verde, che è molto presente nei suoi vestiti, che rappresenta la natura, la speranza e la vita. È nelle fattezze un lupo bianco, questo perché la sua razza è legata alla luna. Il bianco rappresenta l'eleganza, ma anche l'ordine, la tristezza e molto altro. È infatti il personaggio più elegante e cortese della compagnia. E anche per questo è molto bello il fatto che sia sempre lui a finire nei guai. Passiamo al monaco.
Zafeng. Lui, come vedete, è rappresentato dal viola, sia quando usa il Chi che ovviamente nell'abbigliamento. Questo in realtà è l'unico personaggio su cui non ho fatto un grande lavoro di character design, semplicemente perché non l'ho deciso io il character design, ma è praticamente ispirato paro paro ad un personaggio di Hunter x Hunter, che è uno dei personaggi preferiti dello scrittore di Tales of, perché io lo disegno ma Jack Hunter lo scrive. Il colore viola ovviamente per un monaco è perfetto perché è molto legato alla spiritualità, alla meditazione e all'immaginazione. E poi passiamo alla signora del gruppo, che ha due classi, ladra e stregone. Anche lei ha colori abbastanza neutri, un pochino terrosi, ma è rappresentata in questo caso dall'oro, che possiamo vedere sia come decorazione del viso, nei gioielli e anche in questo caso negli effetti magici. L'oro simboleggia la nobiltà, la prosperità, la fortuna, la ricchezza e la nobiltà, e di fatto Madame Maxime è un personaggio che nel corso della storia avrà dei ruoli molto importanti, molto di spicco, ed è comunque il personaggio più carismatico all'interno del nostro gruppo, del nostro party. Sicuramente fra tutti i meno riconoscibili e stilosi sono Emrys e Rian, mentre gli altri, anche rendendoli delle figure, delle silhouette nere, si possono tranquillamente riconoscere, ma questo perché giustamente aiuta anche il fatto che il monaco sia uno spilungone e che gli altri due siano di razze particolari, mentre Emrys e Rian sono due esseri umani abbastanza normali e con il mio stile che è molto cartoon, insomma sono molto semplici, un po' in stile Adventure Time, ma comunque per quanto sia sicuramente importante rendere un personaggio il più riconoscibile possibile, il più stiloso possibile, ricordatevi sempre che questi personaggi vi devono piacere, vi devono divertire e nonostante siano magari i personaggi un pochino meno riusciti, in realtà sono anche quelli che mi diverto di più a disegnare. Durante il character design ricordatevi sempre che dovete fare in modo che i vostri personaggi non solo siano belli ma anche facili da gestire, perché se noi facciamo una semplice illustrazione di un personaggio ovviamente tenderemo a mettere molti dettagli per renderlo appunto più figo, ma quando dobbiamo usare quello stesso personaggio non in un'illustrazione ma in un fumetto, in un'animazione, allora lì mettere troppi dettagli potrebbe non essere proprio la cosa più facile e più gestibile del mondo. Infatti nel caso di Madame Maxime, nel character design vedete che comunque ho inserito anche un acchiappasogni, ma poi in realtà nella serie a fumetti non c'è, perché all'inizio me lo sono dimenticato e poi dopo non l'ho più messo perché i dettagli sono talmente tanti, il lavoro è sempre talmente copioso che non è possibile stare lì a fare tutti questi dettagli che ti lasciano un'ora intera soltanto a disegnare un singolo personaggio. Possiamo vedere come forme e colori sono effettivamente sempre utilizzati nello studio dei personaggi. Partiamo da un esempio importantissimo che tutti quanti conoscete sicuramente, Inside Out. Guardiamo bene tutti i personaggi. Come vedete hanno forme estremamente diverse e ognuno di loro è rappresentato da un colore. Quindi vediamo per esempio Tristezza, che è molto rotondetta, ha questo maglione a collo alto che la rende una figura molto chill da inverno sotto le coperte, e utilizza appunto il blu, che comunque è il colore della calma e effettivamente può essere anche il colore della tristezza, mentre Gioia ovviamente è rappresentata dal giallo, dall'oro, e a differenza di Tristezza ha una figura molto più, cioè mentre Tristezza è ancorata un po' più al terreno, quindi è una figura pesante che fatica a muoversi, Gioia è frizzantina, cioè è sempre pronta all'azione, sempre saltellante, quindi appunto una figura molto energica. Rabbia invece è più quadrato e ovviamente è rappresentato dal rosso. È come se fosse un boomer praticamente, vestito con giacca e cravatta, quindi insomma il classico boomer un po' anzianotto che ti rompe un attimo le scatole. E anche ovviamente disgusto e paura seguono gli stessi principi. Non c'è molto altro da dire sul character design, perché appunto anche qui stiamo parlando di cose molto personali, per cui dovete mettervi lì e buttare giù quelle che dovrebbero essere secondo voi le caratteristiche imprescindibili dei vostri protagonisti. Ricordate sempre che
questi consigli riguardano la mia esperienza personale e che quindi come al solito dovete essere voi poi a fare questi consigli, a trovare i vostri modi di fare, le vostre tecniche e le caratteristiche dei vostri personaggi, che si possono basare su quello che volete. Potete basarli sulle forme, sui colori, sulla totale semplicità. Guardiamo per esempio One Punch Man, che ha un protagonista che effettivamente ti resta impresso, ma proprio perché è l'unico estremamente semplice, cioè è un ovale con occhi, naso e bocca. Quindi non abbiate paura anche di infrangere le regole e create dei fantastici personaggi. Ovviamente, se siete disegnatori, se invece siete solo sceneggiatori, mettete giù per iscritto quelle che dovrebbero essere secondo voi le caratteristiche dei vostri personaggi, in modo che poi il disegnatore che sceglierete potrà realizzarli al meglio. Nella prossima lezione parleremo di storyboard e layout. Alla prossima!